E benvenuti in questo nuovo video. Mercato, devo dire, bello movimentato dalle parti nostre. Preso Dorante, sto registrando questo video prima dell'ufficialità. Comunque, in realtà risulta sui siti dove sono andato un po' a reperire informazioni, questo difensore Korac risulta già un tesserato al Venezia, però comunque non c'è ancora l'ufficialità, magari quando pubblicherò questo video sarà già uscita. Comunque quello che andiamo a fare oggi è appunto il giocatore, non credo lo conosca pressoché nessuno della community, tantomeno io, quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere tramite dati e video, capire un po' che tipo di giocatore siamo andati a prendere, che tipo di profilo ha scelto Antonelli per la nostra retroguardia, e capire, visto che insomma le voci di mercato quelle sono, no? Izes probabilissimo partente, può essere lui il giusto sostituto per caratteristiche, parlo ovviamente di Izes. Lo andremo a capire piano piano, passo passo, appunto analizzandolo meglio tra dati e un po' di info di base, e comunque anche la visione del video che c'è, l'unico che sono riuscito a reperire su YouTube. Vi lascio qua sotto in descrizione. Partiamo da due info di base, così giusto per acclimatarci un attimo. Allora, è un 2001, quindi 23 anni, lussemburghese ma di origini bosniache, 1,91 di altezza, quindi insomma bella fisicità, difensore centrale di piede destro, proveniente dal Vojvodina, che è una squadra del campionato serbo, pagato come sappiamo 1,5 milioni, 1,4 milioni per essere più precisi, contratto teoricamente fino al 2027, questo si legge su SofaScore mi pare, da cui ho reperito i dati, quindi se volete poi dopo ve li lascio qua sotto in descrizione. Quindi il contratto dovrebbe essere fino al 2027, però non do certezza in merito, poi si vedrà quando uscirà il comunicato. Ecco, quello che vedete a schermo sono un po' i dati, però attenzione, sono dati reperiti dal campionato serbo, che ha disputato la scorsa stagione, in realtà 24-25, appunto nel Vojvodina, quindi sono dati relativi solo a quella stagione lì, solo a quel determinato campionato, perché poi ci sono altre competizioni, ma lì ha giocato la maggior parte delle sue partite, quindi ho voluto concentrarmi per avere analisi per avere dei dati un po' più decenti, un po' più corposi, per capire un po' più che tipo di giocatore siamo andati a prendere, che tipo di giocatore è andato a scegliere Antonelli per la difesa. Quindi se volete un po' anche voi dare un'occhiata, io qua sotto ve lo lascio il link, se ne capite anche più di me. Sicuramente ci sarà qualcuno che è un po' più addentro queste cose qui, che è un po' più bravo di me ad analizzare sicuramente. Comunque qui vi riporto un po' i dati che ho trovato, i dati più ovviamente interessanti, più utili per capire un difensore. Ecco, non vado a prendere tutti i dati che ci sono all'interno di quella piattaforma su quel giocatore. Vi ho lasciato quelli che ritengo più importanti, insomma, visto che stiamo parlando di un difensore. E se volete anche vi lascio il video, appunto, che però non è relativo alla passata stagione, ma è relativo a 2 stagioni fa, nella stagione 22-23, quando era il Degerfors in Svezia, il massimo, cioè la Serie A svedese. È l'unico video che ho potuto reperire, quindi comunque è lui il giocatore, quindi quelle sono le sue caratteristiche, quelle sono le sue qualità, i suoi difetti, quello ci siamo. Però sono riuscito a reperire solo questo tipo di video qui passato. Comunque anche quello ve lo lascio qua sotto in descrizione, e vado proprio a trarre delle mie considerazioni, delle mie conclusioni, se si può dire, comunque delle mie valutazioni, ecco, stando a quanto visto tramite i dati e tramite il video, vedendo un po' cosa può darci, vedendo un po' quali sono le sue caratteristiche in brevissimo, perché appunto il video non è così lungo. Allora, sicuramente quello che posso dire è che è un difensore che gasa, perché è uno che, come vedete, cioè, si esalta per le sue giocate difensive, per le sue chiusure, uno di quelli che proprio fa aizzare la folla, fa aizzare i tifosi, li fa infiammare, quindi un po' ti trasmette quella leadership difensiva, avendo appunto quel bel caratterino che sembra avere, che può essere un bene, può essere un male. Difensivamente lo apprezzo abbastanza, perché comunque un difensore deve essere un po' così, è un ruolo difficile, particolare, che deve trasmettere quel carisma, quell'intensità, quella ferocia, quindi
assolutamente serve. Ho visto un difensore di grande concentrazione, grande fisicità soprattutto, quindi molto attento, molto concentrato per tutta la durata della partita. Mi sembra quel tipo di difensore lì che non si distrae, ecco, non ti lascia nulla di intentato. Bello stacco aereo, perché comunque la sua fisicità glielo permette, quindi è un po' tutto correlato. Come vedete, come state vedendo, è molto aggressivo nei duelli, cioè forse anche troppo. Ecco, questo può essere un piccolo difetto, perché comunque ci va veramente deciso, per non dire altro. Spesso anche, insomma, in scivolata, cioè non ha paura di fare quell'intervento rischioso quando serve, in determinate situazioni. E infatti nel video è presente una sezione del genere dove si vede questo aspetto, quando più che altro non può fare altro, però cioè, ci sta che si prenda dei rischi nel farlo, è quel tipo di difensore lì, assolutamente, non è uno che ci va giù per il sottile, come vedete, e spesso questo può essere sia un difetto che un pregio. Io lo vedo più come un rischio, però cioè, fa tanti interventi in scivolata, vedo. Buona visione di gioco, questo lo dicono i dati, cioè è una specie di regista arretrato, perché comunque passaggi precisi all'87% di media, con specificatamente precisione passaggi nel metacampo propria al 93%, metacampo avversaria al 72%, comunque un po' meno nei passaggi lunghi del 41%, ci restituisce un po' questo aspetto qui. Guardando un attimo un po' i difetti, poi secondo me qualcosa può migliorare sicuramente, perché comunque cioè, per la sua felicità, vedendo un po' i dati, era al 64% nei duelli aerei vinti, è un po' basso per essere un 1,91, capitemi un attimo, quindi può migliorare da quel punto di vista lì, deve migliorare. Può migliorare, come state vedendo, anche nella pulizia degli interventi, perché comunque nel video non ho inserito solo prodezze, ma sono andato un po' a tagliarlo e a inserire anche i momenti dove effettivamente fa degli errori, fa un intervento rischioso, che magari molti non è per forza un difetto, perché comunque serve fare il fallo in certi momenti, in certe situazioni, quindi non è per forza un difetto, assolutamente, però comunque può migliorare nella pulizia degli interventi, questo sicuro. Spesso appunto li vediamo fare qua interventi rischiosi che diciamo possono darti bene o male. Quello che dovrà fare da noi è leggere le situazioni, deve leggere bene le situazioni, a volte magari temporeggiare più che andare rischiare sempre l'intervento in scivolato, come gli ho visto fare tantissimo in questo highlights delle sue migliori giocate, migliori prestazioni difensive. Poi sicuramente c'è che il balzo al campionato serbo, quello italiano, è lungo, pur trattandosi di una Serie B, ma speriamo, nelle nostre speranze, di una Serie B alta. È uno step sicuramente importante, però diciamo che non è insormontabile, perché comunque anche Izes veniva dal campionato olandese e comunque avete visto cosa è diventato e a che appunto che interessi sta portando, che interessi sta suscitando nelle squadre di Serie A, e quindi sicuramente un rischio, ma dei rischi qua bisogna prenderseli attraverso lo scouting, intendo, ovviamente, facendo colpi così, perché i fondi non sono infiniti, anzi bisogna fare tante operazioni in diversi ruoli. Però da questo punto di vista, l'ho già detto nello scorso video, Antonelli ci ha un po' abituati bene dal punto di vista soprattutto anche dei difensori, scouting dei difensori, andando a pescare da campionati europei, esteri, insomma, lo stesso Izes, Wisniewski, Candé, Shintian, per rimanere l'anno scorso, quindi non puoi veramente dirgli troppe robe sui difensori, anzi, perché c'è sempre garantito al giusto prezzo, anzi a comunque prezzi super vantaggiosi dei difensori di assoluto valore. È puro scouting fatto molto bene da questo punto di vista, soprattutto sui difensori, appunto. Quindi, domanda che mi era un po' posto all'inizio, cioè può essere lui il sostituto di Izes, può essere un nuovo Izes per noi? Allora, sicuramente al momento no, ora di certo no. Ci può arrivare sicuramente, perché comunque avete visto carattere, leadership, qualità, comunque sembra averne, però Izes ti garantisce al momento un certo carisma, una pulizia negli interventi unica, un leader vero, capitano. Ci vuole tempo per arrivare a quel tipo, al suo livello, a quel tipo di livello, e non è neanche detto che ci arrivi, siamo onesti, ma comunque delle doti difensive nel ragazzo le vedo, vedendo tra dati e video. Quindi un po' questo è quello che pensavo.
voglio sapere la vostra, ditemi se siete d'accordo con me, se vi chiedo anche se trovate un difensore affine che conoscete che dici assomiglia a Korac, questo giocatore qui assomiglia a Korac, ve lo chiedo a voi, io non riesco a fare un giusto paragone, dire è proprio un difensore X di Serie A, Serie B, ditemi voi se ci avete il paragone, ovviamente, giusto per capire, per far capire anche agli altri che tipo di difensore siamo andati a prendere. Molto interessante sicuramente, vi lascio qua sotto i link per analizzarlo anche voi, per vedere i dati e vedere i video, vedere il video in realtà, perché è uno delle sue prestazioni, così appunto mi dite cosa ne pensate, scrivete pure qua sotto i vostri pensieri, positivi e negativi, vedete voi. Comunque questa è la mia analisi, ditemi se vi piace questo tipo di format, casomai lo riportiamo anche per altri giocatori. Comunque video non sono sicuro che ce ne siano, dati sicuramente sì, quindi al limite insomma guarderemo solo quelli, faremo delle analisi da quel punto di vista lì, guardando solo quelli e non video. È più giusto farlo con entrambi gli elementi, però se ci sono solo dati, amen, ci accontenteremo dei dati. Comunque fatemi sapere qua sotto se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuto questo format. Vi invito a lasciare like, a iscrivervi, a commentare, a dire appunto la vostra su quel che ho detto. Abbonatevi per sostenere il nostro canale e sempre Forza Venezia e sempre Forza Unione.